Salve a tutti, benvenuti nel mio canale. Qui troverete tanti spunti, idee che spero vi possano far realizzare delle bellissime cose. Oggi andremo a vedere la realizzazione di questo cappellino multicolor. È un cappellino che io ho realizzato con tre colori diversi dello stesso filato, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di filato, mohair, ciniglia, di qualsiasi colore come più vi piace. Andiamo a vedere le spiegazioni. Per realizzare questo cappellino ho utilizzato tre colori diversi della stessa lana, una lana abbastanza grossa con un uncinetto altrettanto grosso, numero 6. Creiamo il nostro cerchio magico. Facciamo un cappettino per fermare il cerchio magico e andiamo a fare delle mezze maglie alte intorno al nostro cerchio. Quindi una, due, stringiamo un po' il cappio, 3, 4, 5, 6, 7, 'Chiudiamo un pochino il cerchio, 8, 9, 10 e 11. Andiamo a chiudere ora il cerchio e chiudiamo l'ultima maglia. Adesso proseguiamo le nostre mezze maglie alte, però si fa un aumento, quindi la prima maglia, la seconda maglia, sempre mezze maglie alte, e poi si rientra nello stesso buchino, poi si va avanti, un'altra maglia e si rientra nello stesso buchino. Adesso andiamo a chiudere il cerchio con una maglia bassissima. Vediamo che ora possiamo rifare un altro cerchio e ogni 3 maglie facciamo un aumento. Tagliamo il filo in eccesso che è stato poi fermato e ora continuiamo le nostre mezze maglie alte, quindi una, si torna nella stessa maglia, una, 2, 3 e si lavora un'altra maglia nello stesso buco, quindi 1, 2, 3 e un'altra maglia nello stesso buco. Adesso chiudiamo il terzo giro con una maglia bassissima e andiamo a tagliare il colore rosso per inserire il colore
successivo. Questo filo poi andrà lavorato insieme al resto della maglia per nascondere il filo tagliato. E ora andiamo a lavorare con il verde. Un altro giro, però questa volta una maglia bassa senza aumenti, così come si presenta. Quindi andiamo a fermare via via i fili in più dentro al nostro lavoro per non ritrovarceli tutti insieme e andiamo a fare una maglia bassa senza aumenti, lavorando i filini di avanzo che si portano dietro al lavoro. E finiamo tutto il giro. Adesso terminiamo il nostro giro a maglie basse, chiudiamo con una maglia bassissima e cambiamo il colore. Quindi tagliamo il filo, avremo quest'altro pezzettino da chiudere insieme al lavoro e andiamo a creare il nostro quinto giro. Tagliamo i fili in eccesso, prendiamo per il quinto giro il colore successivo, il blu. Quindi infilerò l'uncinetto in una maglia, prendo il blu e vado a lavorarmi con una mezza maglia alta e ricomincerò gli aumenti, quindi farò 2 catenelle nello stesso buco, una mezza maglia alta, poi vado a contarmi, lavorando insieme ai cappiettini di avanzo, in modo che rimangano fermati dietro il lavoro. Bene. Una, due, tre, tre, quattro, e adesso lavorerò nel solito buco una maglia d'aumento. Andrò a chiudere il cerchio, a finire il cerchio e a chiuderlo. Chiudo con una maglia bassissima e avrò finito il mio quinto giro. Poi il sesto giro, sempre, questa volta un aumento ogni 5 maglie, 4 e 5. 2, 3, 4 e 5 è un aumento. Quindi ogni 5 maglie è un aumento. Il sesto giro, sempre mezza maglia alta, ogni 6 maglie è un aumento, poi cambio colore.
lavorerò sempre le codine insieme al lavoro in modo da fermarle e faccio il mio giro con colore diverso a una maglia bassa senza aumenti, così come si presenta. Finito il giro, io cambierò colore e farò 3 giri sempre nel solito modo, quindi con una mezza maglia alta, un aumento, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un aumento. Quindi la settima maglia è un aumento. Quindi inizierò. Inizio dal solito punto da dove sono entrata. Questa è la prima mezza maglia alta e in doppio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A questo punto faccio un aumento, quindi entro nel solito buchino. Adesso non si fanno più aumenti, si lavora così com'è. Ecco qua. Poi si cambia il colore, si fanno mezze maglie alte per 3 volte e si continua così fino a ritornare al blu. Vediamo come costruire la balza, perché la balza si farà da questo lato. Il cappellino, si penserà a creare la nostra balza. Perché si fa da rovescio? Perché una volta fatta la balza noi gireremo il lavoro e lo vedremo da diritto. Per cui si inizia, vediamo come fare la balza. Si prende un colore, si fa un piccolo nodino per fermare il filo e poi si fanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catenelle e questa è l'altezza della balza e poi si lavora una maglia bassa su ogni catenella. E questo è l'inizio della nostra costolina. Una maglia bassa in ogni catenella, quindi 8 maglie basse. Quando arriviamo in fondo dobbiamo attaccare il nostro bacolino alla prossima maglia con una maglia bassissima. Si rientra di una maglia bassissima, giriamo il lavoro e andiamo a fare una maglia bassa sul retro del lavoro, prendendo solo la parte retrostante della nostra maglia. Una maglia bassa, 2 maglie basse, fino a 8 maglie basse. Noi andiamo avanti così per creare tutta la nostra balza a costoline. Quindi andiamo sul retro del lavoro e prendiamo questa, una maglia bassa sul retro del lavoro, presa nella maglia successiva dove siamo,
poi si avanza di una maglia, sempre con una maglia bassissima, e giriamo il lavoro. Andiamo a ripercorrere la larghezza della costolina sempre con una maglia bassa presa sul retro del lavoro. Abbiamo finito tutta la nostra balza, andiamo a chiudere tutto questo e lo fermiamo in maniera che sia cucito insieme. Andiamo a prendere l'ultimo punto dell'altro lembo e andiamo maglia a maglia a chiudere insieme le maglie. Possiamo farlo anche col lago, possiamo farlo sia con l'uncinetto che col lago, forse col lago risulterà più facile. Andiamo a prendere la maglia disponibile, il primo buchino disponibile, e andiamo a fare questo lavoro maglia a maglia a chiudere tutte le maglie. Adesso che abbiamo fermato tutti i fili, abbiamo il nostro cappellino fatto e possiamo usarlo o così, con la balza giù, oppure girandolo e ruotando la balza su se stessa.